Biotrucco. Salve, salve signora, le do il benvenuto nella nostra spa ayurvedica indiana. Prego, da questa parte si accomodi, si metta a suo agio. Certo, possiamo darci del tu. Sì, sicuramente avremo la stessa età. Quanti anni hai? Sì, abbiamo più o meno la stessa età. Beh, iniziamo. Ti farò sentire come rinata. Adesso faremo dei trattamenti che ti rimetteranno in sesto, perché Ayurveda non è soltanto bellezza, ma è anche e soprattutto benessere e salute. Dunque adesso attraverso dei trattamenti che sono estetici arriveremo a uno stato di benessere totale. Oggi ci prenderemo cura della tua pelle, ma ti parlerò anche di alcuni prodotti che possono essere utilizzati per la cura dei capelli. Magari potrai ritornare un altro giorno o acquistare presso il nostro store i prodotti che ti serviranno per curare i tuoi capelli a casa. Sì, iniziamo con un massaggio al viso con olio. Quindi appoggia il tuo viso sul lettino, rilassati, respira profondamente e ascolta la mia voce. Ecco qui. La nostra spa collabora con Adevi Cosmetics. Sì, tutti i prodotti che sto utilizzando in questo trattamento li puoi trovare nell'info box alla fine. Ecco, adesso ti applico un olio sul viso così che il massaggio risulti più morbido e agevole. Questo è un olio di sesamo. Adesso inizia il freddo ed è molto frequente avere la pelle arrossata, screpolata, irritata proprio per il freddo. E sì, siamo in autunno. Per questo scelgo l'olio di sesamo, eccezionale per andare a riscaldare la pelle. Questo è della Dandelion, il brand è Dandelion. Sì, lo vendono nello store di BioGolden. Anche di questo trovi il link nell'info box. La boccetta è molto pratica, devo dire. Vado a scaldarlo bene tra le mani. È un olio base, non ho aggiunto un olio essenziale o una profumazione, proprio perché hai la pelle molto sensibilizzata e non vorrei che si sensibilizzasse ulteriormente. Le profumazioni, anche gli oli essenziali, possono sensibilizzare la pelle, sì, non lo sapevi? Ecco, adesso lo sai. Quest'olio è molto leggero ed è eccezionale per il viso, quindi adesso te lo vado ad applicare, l'ho scaldato bene tra le mani, sulla tua pelle. Facciamo un massaggio molto rilassante e rigenerante. Ecco così. Le mie mani sono molto calde, non è vero? Trovi che questo massaggio sia rilassante, vero? Continua a respirare profondamente
Benissimo, così già sento la tua muscolatura del viso che si distende completamente. Rilascia tutta la tensione accumulata in questo periodo. Sei molto stressata, vedo. Infatti la tua pelle ha proprio i segni dello stress, ma noto anche stress ossidativo, oltre che a stress psicologico e fisico. Sì, ti sei esposta molto ai raggi solari. Ok, hai utilizzato una crema con FPS molto alto, 50 più, prima dell'esposizione. Bravissima. Tuttavia, nessuna protezione solare è una barriera al 100% dai raggi solari, ragion per cui è bene in autunno, proprio in questo periodo, fare un trattamento che contrasti lo stress ossidativo dovuto ai raggi solari. Ma lo stress ossidativo non lo provoca soltanto il sole, anche lo stile di vita. Sicuramente in Occidente siamo molto propensi a correre. Viviamo una vita eccessivamente frenetica. Sì, piena di impegni. E se non abbiamo impegni, ce li cerchiamo, altrimenti ci annoiamo. Invece, in Oriente, in India, si vive con molta più tranquillità. Per questo qui ho voluto creare questa spa ayurvedica, proprio per rallentare la mente, rallentare i pensieri, vederli scorrere come in una meditazione. Questo trattamento è una vera e propria meditazione, perché qui noi ci fermiamo, il tempo si blocca e il respiro si fa via via più lento, più profondo. È così che si guarisce da questa freneticità, da quest'ansia che ci viene profilata come uno stile di vita normale, ma non è umanamente accettabile. Per questo poi accumuliamo tensioni che a loro volta divengono poi dolori, malattie, infiammazioni, anche croniche. Con il massaggio ho finito. Ti è piaciuto? Benissimo. Adesso preparerò per te una maschera che vada ad illuminare il tuo viso. Ha infatti un colorito molto spento, qualche macchietta sul viso. E la pelle non è proprio uniforme nell'incarnato. Per questa ragione ti trucchi così tanto. Vedrai che dopo questo trattamento, se lo ripeterai poi a casa, magari con i prodotti di Adevi Cosmetics, vedrai che con la costanza giusta la tua pelle rinascerà. Dunque ti preparo questa maschera. Sì, l'olio deve rimanere sulla pelle. Adesso viene assorbito completamente, non ne ho messo molto, quindi non ti resta onta. Sì, non preoccuparti se la tua pelle è grassa. Stai tranquilla perché dopo aver applicato la maschera risciacqueremo tutto
e la maschera stessa assorbirà sia l'eccesso di sebo sia anche l'olio che ho applicato nel massaggio. Ma come ti dicevo, un olio così leggero che si risciacqua molto facilmente, viene via con facilità. Dunque, qui ho già pronta la catira. Vedi, è un gel mediamente denso. Ecco, ti faccio vedere, così magari impari anche a preparartela a casa. È una polvere, ora ti prendo il pacchetto così la vedi. È una polvere, però si presenta anche in granuli, cristalli di catira, ecco, che con l'acqua rilascia proprio un gel, si trasforma in gel, vedi? Questo gel è molto idratante, ricchissimo di minerali. Io la utilizzo spesso come base delle maschere per i capelli e per il viso, sia per idratare, sia anche per rendere più omogeneo l'impacco. Ecco, il composto viene più omogeneo e cremoso, quasi come appunto un balsamo per quanto riguarda i capelli, mentre per quanto riguarda la pelle come una maschera di quelle che si trovano in commercio già pronte, ed evitare che appunto quando la si applichi coli. È davvero utilissima. L'andremo ad addizionare alla nostra maschera per il viso, ma prima voglio prendere le polveri che mi servono per la maschera illuminante. Prendiamo una ciotola pulita, ecco qua. Ti piace? E qui ci voglio mettere le polveri. Vorrei farti una maschera a base di frutta, però utilizzo la frutta in polvere della collezione Juicy di Adevi Cosmetics. Ti faccio vedere. Questa è la banana. Vedi? Dietro c'è scritto sia come utilizzarla, sia anche le proprietà della pianta o del frutto. In questo caso abbiamo appunto un frutto. Dice che viene utilizzata in cosmetici per la bellezza dei capelli, sfruttando anche il suo avvolgente e tropicale profumo. E voglio farti questa maschera anche per un'aromaterapia, perché è molto molto profumata. Con l'uso costante la chioma apparirà morbida e voluminosa, mentre il cuoio capelluto gioverà delle sue proprietà lenitive ed emollienti. Agisce come promotore della crescita dei capelli. Ho visto che i tuoi capelli sono molto lunghi, magari potrebbe interessarti prendere questo prodotto poi per usarlo a casa tua, che oggi ci occuperemo solo della pelle. Ma ho visto che le tue mani sono molto secche. Che ne dici se applichiamo la maschera sia sulla pelle del viso che sulle mani? Ok. La skincare svolge un ruolo chiave per preservare idratazione e luminosità. Il beta-carotene si oppone all'azione esercitata dai radicali liberi, mantenendo giovani le cellule e morbide e liscia la pelle, risultando un ottimo alleato contro le rughe. Quindi è straordinaria proprio per contrastare l'invecchiamento cutaneo. Apriamo la confezione.
all'interno del pacchetto il prodotto è dentro un sacchetto che adesso andremo ad aprire. Infatti loro mettono tutto sottovuoto per preservarne l'integrità. All'apertura si sente già il profumo, lo hai notato? Ecco, ne prendiamo pochissima, dato che vorrei addizionare altre polveri a questa maschera, non farla tutta a base di banana. Ecco, vedi, ne prendiamo proprio poca poca. Ecco qui, questa la metto da parte, poi la richiudo per bene e la rimetto nella confezione. Vado a mettere un po' di scotch provvisoriamente. L'ideale è di versare tutto all'interno di una jar con chiusura ermetica, così che possa resistere al meglio. E adesso aggiungiamo alla banana la polvere di mango, che è questa qui. Alleato ideale per il trattamento della pelle spenta e devitalizzata, efficace nel ridurre il danno cellulare contrastando gli effetti dei radicali liberi, combatte in maniera efficace i segni del tempo, donando all'incarnato un aspetto radioso, restituendogli la sua naturale luminosità. Apriamo anche questa confezione. Guarda che bel colore che ha, è di un giallo aranciato. Ne metto un'altra piccolissima quantità dentro la ciotolina e aggiungiamo un'altra polvere. Ora ti faccio vedere. Poi con calma, quando tu sarai andata via, sistemerò tutte le polveri dentro i contenitori appositi, perché così non va bene lasciarli. Sono arrivati proprio ieri. Questi prodotti qua sono nuovi. Sono dei prodotti italiani ispirati però alla tradizione ayurvedica indiana. Sì, io sono italiana. Beh, parlo molto bene l'italiano, ma ho studiato in India. Dunque conosco molto bene i trattamenti ayurvedici. Mi appassiona molto la cultura del Medio Oriente, in particolare ciò che concerne la cura della pelle, della persona, del corpo, dei capelli e la bellezza. Allora, adesso che ho aggiunto la polvere di mango, procediamo con un'altra polvere. Guarda qui, io voglio mettere quest'altro frutto, amla.
L'amla è indicata per trattamenti anti-age, contribuisce a chiudere i pori, quindi è ottima per la tua pelle grassa e migliorare il tono cutaneo rendendo la pelle morbida e luminosa. Infatti mi sono accorta che hai alcuni pori dilatati vicino al naso, proprio dovuti alla pelle grassa, e l'amla è straordinariamente indicata proprio per questo, per prendersi cura dei pori dilatati. Rendendo la pelle morbida e luminosa, purifica e regola efficacemente la produzione di sebo, lasciando una piacevole sensazione di freschezza. La aggiungiamo al composto. Può essere utilizzata anche per la cura dei capelli, tuttavia ha un effetto scurente, anche se spesso è solo momentaneo. Può essere anche addizionata ai composti tintori a base di enne, proprio per rendere più scuro il composto. Dunque, per esempio, se vuoi ottenere un tono castano o un tono nero, certo, se non vuoi tingere i tuoi capelli ti sconsiglio di utilizzarla. Per chi ha i capelli molto scuri come i miei, dunque non ci sono problemi di possibili effetti scurenti. Si può utilizzare per volumizzare la chioma o per renderla più morbida e setosa. Dunque, stavo dicendo che per preparare un impacco per i capelli bisogna che siano puliti. Si può anche utilizzare prima dello shampoo l'impacco, però i capelli appunto devono essere puliti, magari li hai lavati 2 giorni fa e non hai capelli grassi. In questo caso sì. Mettiamo un altro po' di polvere di amla, la aggiungiamo alle nostre polverine che abbiamo già messo nella ciotolina. Ne metto un po' di più rispetto alle polveri di frutti. L'amla è anch'essa un frutto, sì, anche se erroneamente spesso viene chiamata erba ayurvedica, ma è un frutto ed è ricchissima di vitamina C. Per questo motivo rende la pelle molto luminosa. Infatti la vitamina C è ampiamente utilizzata in cosmesi, ottima contro le macchie cutanee. Questa la rimetto nel sacchettino, provvisoriamente sta qui. Infine voglio aggiungere altre 2 polveri. Questa è di rosa centifolia, viene dai petali di rosa. Che bellissimo colore rosa! È ricca di vitamina C e tannini, oltre ai benefici tonificanti e antiossidanti, perfetti per prevenire segni del tempo, apporta sollievo da irradiazione, prurito e bruciore, deterge senza seccare, lasciando la pelle purificata e rinfrescata, restringe i pori, conferendo alla pelle un aspetto più compatto e radioso. Ha davvero un ottimo profumo di rosa, sembra una rosa appena raccolta. Guarda che bellissimi colori. Voglio aggiungere infine un'altra polvere, un'erbetta indiana. Questa qui,
Kapoor Kachli. Il Kapoor è un piccolo arbusto rizomatoso originario delle regioni himalayane, India e dei paesi del sud-est asiatico. Il nome del genere Edichium deriva da due antiche parole greche, edis che significa dolce e chios che significa neve, riferendosi al profumato fiore bianco. Viene usato nell'industria della medicina tradizionale moderna, sia cosmetica che profumiera. Ha proprietà tonificanti e antiossidanti, aiuta a rigenerare il tessuto cutaneo proteggendolo dai radicali liberi. Questo gioverà alla pelle, risultando più fresca e giovane, restringe i pori dilatati conferendo un aspetto più tonico e compatto. Viene utilizzata anche per la cura dei capelli. Ha un effetto un po' scurente, sì, questo te lo devo dire, però ha delle proprietà condizionanti. La chioma risulta molto morbida, può essere utilizzata al posto del balsamo. Eccezionale anche per il cuoio capelluto, infatti è una polvere lenitiva che previene i rossori. Ha un profumo molto particolare, speziato e piacevole comunque. Adesso te la faccio annusare. In questo mix è davvero eccezionale secondo me. Ora, anziché mettere acqua, io voglio mettere soltanto la catira, che comunque già contiene acqua in sé. Il gel di catira che ho preparato prima. Ecco, il nostro mix di colori è pronto. Prendo un cucchiaio bello grande, mescolo le polveri meschiamo questi colori. Che meraviglia! La preparazione dei trattamenti ayurvedici è di per sé un momento di puro relax, perché ci vuole tempo, ci vuole attenzione, quindi in sé per sé è già un trattamento benefico. I pensieri rallentano, il respiro si fa più calmo e io adoro rendere partecipi le mie clienti e i miei clienti nella preparazione, così che possano imparare a farlo da sé in casa. È venuta fuori una polvere di un rosa antico molto scuro, vedi? Bellissima. Aggiungiamo la catira che abbiamo all'interno di questa ciotola. Vediamo se è sufficiente. Meravigliosa.
Questa maschera viene di un colore rosa molto acceso, fa pensare proprio all'India. Versiamone un po' direttamente nella ciotola, ecco. Guarda. Ha un colore davvero bellissimo. Mescoliamo molto bene ed energicamente per togliere i grumi. Ecco. La consistenza è molto molto bella, cremosissimissima. Ecco, adesso è pronta per essere applicata sul viso. Guarda che bella, molto densa, cremosa. Va bene, prendo un pennello per metterla sul tuo viso. Chiudi gli occhi e lasciati andare a questo profumo delicato ma molto molto aromatizzato che ti riporta in questi luoghi medio orientali e asiatici. È un viaggio. Tutto questo è un viaggio. La maschera non va mai applicata nella zona del contorno occhi, né sulle labbra. Potrebbe irritare. Sì. Ecco. Come ti senti? Sì, è molto rinfrescante. Mhm. Sì, sì. Dammi le mani, mettile qui, sì, appoggiale proprio qui, lì. Ecco, voglio applicarti la stessa maschera anche sulle mani. Così che le tue mani risulteranno molto luminose. Se non vuoi farlo a casa tua,
Potrai venire qui una volta a settimana e continueremo il trattamento qui. Magari la prossima settimana ti farò una maschera diversa, né sulla pelle del viso né sulla pelle delle mani ha proprietà scurenti, altrimenti la si utilizzerebbe per abbronzarsi, tipo autobronzante. No, tranquilla. Lasciamo agire la maschera. Intanto vorrei parlarti di altre erbe ayurvediche che sono di Adivi Cosmetics e possono essere utilizzate sia come maschere per il viso, della pelle, anche del collo, del décolleté. Possono essere applicate anche su tutto il corpo, sicuramente, ma anche per la cura dei capelli. Oltre a quelle che ti ho applicato io, ne abbiamo altre che sono qui sulla scaffale alle mie spalle. La moringa appartenente alla famiglia delle moringacee, un albero a crescita rapida e maggiormente diffuso nelle regioni tropicali. Per le sue proprietà nutritive, terapeutiche e protettive è stato soprannominato come albero miracoloso. La polvere delle sue foglie è apprezzata sin dall'antichità in cucina e nella medicina ayurvedica. Al giorno d'oggi è utilizzata come integratore alimentare per l'elevato numero di sostanze in essa contenute. La vitamina C e la vitamina E stimolano la microcircolazione del cuoio capelluto a beneficio della crescita della chioma e preservano la fibra capillare ristrutturandola profondamente. I suoi principi attivi, dal potere condizionante e purificante, contrastano la forfora e rendono i capelli morbidi e voluminosi. Invece per la pelle la protegge inibendo l'attività dei radicali liberi che causano rughe, secchezze ed esquamazione. Aiuta ad attenuare le macchie scure ed è un valido alleato contro i danni da esposizione solare. Migliora la morbidezza e l'elasticità dei tessuti, proteggendoli dai fattori esterni. Garantisce un viso radioso, pulito e rimpolpato. Questa non tinge i capelli, è neutro. Qui è indicato nella confezione, neutro. Un'altra polvere ayurvedica è il Khajur Sugandhi. La pianta del Khajur Sugandhi, appartenente alla famiglia delle Zigimbaceae, è conosciuta per le sue proprietà analgesiche, vasodilatatrici ed antimicrobiche. In India è tradizionalmente impiegata per combattere i dolori di stomaco, reumatismi e mal di testa. Utilizzata esternamente aiuta a curare ferite, gonfiori ed ulcere. Per l'alta concentrazione di olio essenziale, il suo rizoma è rinomato in profumeria e per la cura dei capelli. Questa è molto profumata. È particolarmente indicata per rinforzare e donare lucentezza ai capelli fini, deboli o opachi, senza modificarne il colore, anche questo è neutro. Altamente funzionale per il trattamento della forfora e delle irritazioni del cuoio capelluto, stimola la crescita sana e forte. Il suo aroma fresco e speziato lascia la chioma delicatamente profumata. Essenziale per la preparazione di trattamenti purificanti anti-age, grazie alle sue proprietà antifungine, antibatteriche e cicatrizzanti. Deterge liberando i pori dalle impurità, trattando con delicatezza anche la pelle più esigente. Illumina e ripristina l'elasticità cutanea, donandole la sua naturale tonicità.
come ti dicevo prima, alla fine delle proprietà ci sono le indicazioni, quindi le modalità di utilizzo di questa polvere, come di tutte le altre le polveri. E questo è il pacchetto della catira che ti avevo detto, che ti avrei fatto vedere all'inizio. Originario dell'India centrale e settentrionale, noto come albero della gomma, Caraia, appartiene alla famiglia delle Sterculiacee. Il nome scientifico Urens, che letteralmente significa pungere, fa riferimento ai suoi caratteristici fiori, ricoperti di peli acuminati. La catira, l'essudato gommoso che fuoriesce dal tronco e dai rami, viene storicamente utilizzata per contrastare le infiammazioni delle vie aeree o come lassativo. Grazie alle sue capacità di assorbire l'acqua, può essere utilizzata come elemento gelificante e per lo styling, ottima in aggiunta agli impacchi a base di erbe per un impasto più compatto e omogeneo, e particolarmente indicata per le chiome curly, un must have che garantisce capelli voluminosi, profondamente ristrutturati e setosi. Assicura alla pelle un effetto emolliente, lenitivo anti-age. La sua morbida texture offre un'esperienza sensoriale unica, restituendo un effetto radioso levigato. Distende le rughe ed idrata in profondità, donando luminosità all'incarnato. Effetto filler. Vedremo adesso che toglierò questa maschera come la tua pelle sarà meravigliosa. È arrivato il momento. Dentro questa ciotola metto la spugnetta che utilizzerò per detergere il tuo viso e rimuovere tutta la maschera. Ecco, versiamo all'interno della ciotola dell'acqua tiepida. Rimuoviamo la maschera prima che si secchi. Anche l'utilizzo della catira fa sì che la maschera si secchi più lentamente. Se la maschera si secca sul viso, può andare appunto a seccare a sua volta la pelle, ed è una cosa che noi non vogliamo. Sciacquiamo adesso le mani. Benissimo, abbiamo quasi finito. Adesso ti asciugo il viso e le mani. Ecco, e come ultima operazione voglio nutrire la tua pelle con qualche goccina di olio di sesamo. Voglio metterne soltanto poche gocce, anche sulle mani.
Così, come ti senti adesso? Davvero? Sono davvero molto entusiasta a questo punto. Benissimo. Mettiamolo sulle mani. Proprio quello che ti ci voleva. Ottimo. Benissimo. Sì. Pensaci un po' su. Ti ho parlato di tutte le erbe Adevi Cosmetics, di tutti i vari trattamenti, anche dei frutti. Hai avuto modo di provare questa maschera sul viso e sulla pelle, delle mani. Decisamente. Sì. Puoi tornare quando vuoi, basta che prendi appuntamento telefonicamente. Certamente, sì. Ok, ti auguro una buona giornata. Ti aspettiamo. Ciao.